signori, buongiorno a tutti. Sono le 7 del mattino della prima domenica di settembre. È un avvenimento più unico che raro che io sia sveglio a quest'ora. Grazie alle sollecitazioni del mio caro gattino che richiedeva cibo, mi sono svegliato alle 6. Approfitteremo di questa sveglia anticipata per andare a mercatini. Dovete sapere infatti che Milano è molto ben servita da questo punto di vista. Ogni domenica a Rozzano c'è un mercatino, si alternano invece una domenica sì ed una domenica no i mercatini di San Giuliano e di Corsico, mentre l'ultima domenica del mese c'è il mercatino dei Navigli, che è molto carino, in una location molto bella ma con dei prezzi assurdi. Mi occupo più che altro di militaria e in specifico della prima guerra. Vi avviso già che a Milano trovare militaria è molto difficile, non essendo zona vicino al conflitto. È sempre consigliabile fare un giro perché può uscire sempre un pezzo interessante. In questo caso non andremo con il camperozzo ma con il pandino, che diciamo è molto più comodo per trovare un parcheggio. Ovviamente vale sempre la regola che prima si arriva a un mercatino e meglio è, per il semplice fatto che se ci sono dei pezzi che vi interessano e arrivate prima di un'altra persona a cui interessa, ve la comprate voi e non lui. Se potete, se siete delle persone mattiniere non come me, svegliatevi presto e andate il prima possibile. Sono mercatini che aprono le porte veramente presto, già alle 7 del mattino sono operativi, ma so di persone che vanno addirittura quando fa ancora buio, per esempio alle 5, alle 5 e mezza, alle 4 e mezza, con il lanternino, aspettando che chi ha la bancarella metta i propri oggetti sul tavolo e tu stia lì come un avvoltoio a vedere quello che sta mettendo giù. Gli antiquari utilizzano questo metodo, però secondo me vale la pena solamente se siete degli esperti di un settore in particolare. Il primo mercatino che andremo a visitare oggi è il mercatino di Corsico. Lo fanno ogni 15 giorni, si alternano una volta a Corsico, una volta a San Giuliano, praticamente lo fanno tutte le domeniche. Successivamente andremo al mercatino di Rozzano. È un mercatino di un livello un pochettino più basso rispetto a Corsico, ma a volte è meglio perché dove si abbassa il livello si può fare l'affare. Eccoci arrivati, sono le 7 e mezza ma è già tardi. Uè, puttana! Come stiamo? Questo è l'M33, credo anche bellico. Sì, della seconda guerra credo anche. La maschera antigas. Dovrebbe essere civile però. Civile? Del 35, sì. Si riesce a leggere? Sì, questo è della seconda guerra e del 41. Questi qua invece BPD italiana. Sembra proprio della prima. Sembra più prima, però è un calibro 149. Quello che vi dicevo appunto, che ci sono questi vasconi o libri che magari sono tematici. In questo caso sono quasi tutti della seconda guerra, tranne appunto questo libricino del 17 sulla guerra in montagna. Guardate questo libro in rilievo sulle poesie. Questo è un gran violino da massoneria. Questo è della massoneria. Sì, abbia tutto il completo. Questo qui no, però, no? Sì, penso anche quello, c'è anche un po' di abbigliamento. Non è, questa è una stuola da sacerdote però, sì, perché questo sì, è... ma quelli... magari li hanno utilizzati pure. Dossier di guerra, questo qui è praticamente dei vinili, dei 33 giri con, diciamo così, degli MP3 di discorsi e suoni di guerra. Anche carina questa collezione Avio. Guardate che bellina questa scatolina dipinta a mano con il simbolo del Regno d'Italia. Ora vi chiedo, perché questo qui è interessante. In genere le cose che sono a terra lo stanno.
Pezzo carino, però è una scatola. Cioè Mio figlio non lo sapeva, io chiedevo 100 settimana scorsa, cioè prima delle vacanze chiedevo 100 perché ce n'è uno, un altro. Cesare Battisti. Veramente i giorni trascorsi. Immagine della prima guerra mondiale. Le chiavi che vanno sempre di moda, le chiavi antiche, mi piacciono a tutti. 1942. Le botticelle mi affascinano sempre perché probabilmente le utilizzavano, è difficile da distinguere, però le utilizzavano anche come borracce nel risorgimento. Questo è militare, però credo sia moderno. Imbarcazione fatta tutte con le conchiglie e la sabbia, assurdo. Questa sembra una tonica inglese se non sbaglio. Questo qui che materiale è? Schiuma. Ah, è schiuma. E di che periodo è? Sarà primi Novecento. Ma in Africa o? No, no. Sì? Il portapolvere. Fucili da caccia. Allora, volevo farvi vedere cosa ho comprato da questo primo mercatino. Ho trovato un sacco di cose interessanti, ma sto prendendo l'abitudine di non comprare eccessivamente roba, se no divento un accumulatore seriale, e di comprare solo quando trovo il pezzo bello e a prezzo. In questo caso io però colleziono anche libri sulla prima guerra, che generalmente si trovano sempre a prezzi accettabili, in quanto o ci sono gli svuotacantine, oppure è un tema che è un po' di nicchia, quindi non si vendono bene. Ho trovato in quello scatolone con libri della seconda guerra, questo era l'unico libro della prima guerra, ed è La guerra nelle montagne di Kipling, questo famoso autore americano. La cosa che mi ha interessato di più non è tanto l'opera in sé, ma il fatto che sia sicuramente la prima edizione del 1917. Quindi il libro è conosciuto, è stato ristampato e quindi è un libro apprezzato, ma in questo caso è proprio il fatto che sia del 1917 che li fa aumentare il prezzo. Fra l'altro l'ho trovato su un sito di aste e lo quotavano sui 44 euro. Io ora non so quanto valga esattamente, ma magari non 44. Io l'ho pagato 4 e ne voleva 5, quindi credo di aver fatto un buon affare. Generalmente io i libri li compro letteralmente al chilo, però quando trovo questi titoli in queste condizioni li pago un pochettino di più. Il primo mercatino, quello di Corsico, è andato. C'erano delle robe interessanti, però a prezzi secondo me non da fare. Io tendo a comprare solamente quando c'è un prezzo accettabile, insomma, un pochino meno sotto il suo reale valore, altrimenti lo compro online. Ora invece andiamo a Rozzano, è un pochino più easy e si può trovare l'affare. Sono già le 10:10 e ho fatto tardi perché per la prima volta oggi si festeggia il fatto che mi hanno riconosciuto per strada un ragazzo che saluto, e siamo stati a parlare un po' insieme e ho perso un po' il ritmo. Nicolò, ciao, credo che ti chiami così, spero di non aver sbagliato il nome. Mi ha riconosciuto dai video, anche lui è appassionato di militaria. Lui fa più che altro seconda guerra e mi ha dato delle location, degli spottini interessanti dove andare a cercare qua vicino Milano, e magari organizzeremo un'uscita insieme. Ora andiamo a Rozzano. Questo è un Adrian francese 1915. Lo stemma in particolare non so di che compagnia è, ma sicuramente francese. 120 secondo me non li vale. Messo benino con un po' di vernice, ma siamo sui 70 forse. Questa è una protesi. Che figata. Una vera protesi in legno. Alluminio tornito, che strano. Io te l'ho trovata la cintura. Dell'86. Però era blu, non era nera.
Scusi, per la daga quanto vuole? 90. È la spada nazionale, Sì, beh, lo conosci già. fine 1800. È particolare, a Milano, sai, quando ero giovanotto, quando Andavano in giro con queste robe? avevano ancora, la polizia di Milano avevano ancora, infatti la chiamavano la daga di Milano, poi invece oggi ho scoperto che non è di Milano, è del Piemonte, Che poi hanno che poi ha importato, portato certo. in Lombardia. Questo è un casco da carrista, Buona, buongiorno. ma con il simbolo del Tercio spagnolo, quindi carrista spagnolo. Boh. Pensa a te. Lui è motociclista, un facsimile come il nostro, però mi dicono che era Spagnolo però, no? spagnolo, è una roba sai che non mi ricordo da dove era. Quindi non è carrista, io pensavo che era carrista Potrebbe essere anche perché è carrista. dell'esercito, quindi secondo me ha più senso come carrista Sì, che carrista, come sì, sì. anni, E là? anni 70 forse. Sì, sì. Un saluto! Ciao. Americano questo qua. Cazzo pesa? Wehrmacht 1943 Feuergeft. Secondo me è il fondo di un barile che poi è pitturato per esaltare la scritta, però sembra originale. Basta, non ce la faccio più, fa veramente troppo caldo. È il 1° di agosto e le bancarelle sono anche mezze vuote, nel senso che ci sono dei parecchi buchi qui a Rozzano. È comunque un mercatino in cui i prezzi sono molto più bassi rispetto a Corsico, ma con più cianfrusaglie. Fatemi sapere se vi interessano questi tipi di video e in particolare che tipo di antiquariato vi interessa o collezionismo, perché ho amici antiquari che sono qui alle bancarelle e mi possono spiegare un po' le cose meglio. Mettete like ed iscrivetevi. Un saluto!